La torta di riso con cioccolato è buona e leggera. Mia moglie Daniela la prepara spesso ed è un dolce che va bene per ogni occasione. Vediamo subito la ricetta, iniziando dagli ingredienti per una tortiera di 26 cm come questa. Un rosolo di pasta frolla, 100 g di riso originario, mezzo litro di latte intero, 100 g di pinoli, un limone biologico, 100 g di zucchero, 70 g di cioccolato fondente in pezzi, 30 g di cacao in polvere, 2 uova intere, mezzo bicchierino di limoncello, noce moscata e una busta di vanillina. Metto il latte nella pentola, poi aggiungo subito il riso quando il latte è ancora freddo. Mentre faccio cuocere il riso nel latte, mi avvantaggio facendo a pezzi la cioccolata. Ogni tanto occorre ricordarsi di girare il riso per evitare che si attacchi. A metà cottura metto nel riso una spolverata di noce moscata che darà un buon aroma. L'impasto sarà pronto quando il riso avrà assorbito tutto il latte. Occorreranno circa 25-30 minuti dall'inizio del bollore. Quando il riso ha assorbito tutto il latte, spengo la fiamma sotto la pentola. Metto subito il cioccolato in pezzi perché così con il calore si scioglierà bene. Subito dopo aggiungo anche il cioccolato in polvere facendolo amalgamare molto bene. Poi metto anche la busta di vanillina. Mentre il composto si fredda, preparo la tortiera. Prima metto il burro sul fondo e poi sui bordi e poi do una spolverata di farina sulla tortiera imburrata. Per questa torta utilizzo una pasta frolla già pronta. Ovviamente uno se la può fare anche da sé, ma se si ha la possibilità di acquistare della pasta frolla già pronta è una buona soluzione per risparmiare tempo. Il dolce viene buono ugualmente. Dopo aver preparato la tortiera, la metto in frigorifero. Mentre il composto è sempre a freddarsi, grattugio la scorza di limone sopra di un foglio d'alluminio. Con una spazzolina recupero anche la parte che rimane attaccata alla grattugia. Riprendo il composto una volta che si è freddato. Aggiungo la scorza di limone, poi i pinoli e infine il liquore. Poi mescolo molto energicamente perché il composto deve risultare ben amalgamato. Adesso sbattiamo le uova con lo zucchero. Le uova sono intere, utilizzo sia il tuorlo che l'albume. Uso lo sbattitore alla massima velocità. Bisogna sbattere almeno 10 minuti perché l'uovo sia montato sufficientemente. A questo punto inizio a inserire gradualmente, un po' per volta, il composto di riso e tutti gli altri ingredienti e con una spatola di silicone cerco di girare dal basso verso l'alto per non fare smontare troppo le uova. Quando il tutto sarà ben amalgamato lo rovescio nella teglia e poi sistemo accuratamente la pasta frolla rigirando il bordo sopra l'impasto. Metto la tortiera nel forno preriscaldato a 180 gradi in modalità ventilata. Il tempo di cottura è 40 minuti. Per saggiare la cottura faccio la prova dello stuzzicadenti che non deve uscire eccessivamente umido. Comunque, essendo un dolce con il riso, non è così importante perché tanto non si sgonfierà. Questo è un dolce che non è assolutamente pesante perché a base di riso non c'è moltissimo burro e ci sono pochi grassi in generale. È veramente ottimo per ogni occasione e risulta molto gradevole anche dopo un pasto pesante. Sono alla ricerca di nuove ricette per dolci, buoni e leggeri come questo. Se ne hai da suggerire, scrivilo nei commenti qua sotto. Non dimenticare di mettere mi piace a questo video. Cliccando qui ti puoi iscrivere al canale e se attiverai la campanella riceverai le notifiche dei prossimi video. Grazie per la visione e alla prossima!